Buongiorno amici, mi chiamo Deborah, mi occupo di alta sartoria e questo è il primo video di una serie che servirà ai principianti ad imparare le tecniche dell'alta sartoria avendo la soddisfazione di realizzare dei piccoli oggetti. Vedremo delle nozioni interessanti anche per i non principianti che riguardano il disegno dei tessuti. Iniziamo immediatamente quello che oggi sarà il nostro primo oggetto, ovvero un runner, e le stesse tecniche potrete utilizzarle per realizzare delle tovagliette. Iniziamo immediatamente il nostro runner. Allora, essendo un progetto di sartoria abbiamo bisogno come prima cosa delle misure. Ho ipotizzato sia il runner o se sceglierete di fare le tovagliette. Il runner ha una misura, in questo caso ho ipotizzato 40 per 180, ma non sono casuali, dipende dal vostro tavolo. La regola è, in generale per i runner o comunque per le tovaglie, di avere dei 30 cm di sporgenza sui bordi. In questo caso, essendo un runner, sporgerà soltanto su due lati, quindi avremo come regola la lunghezza del vostro tavolo più 30 cm per lato. Quindi io ho ipotizzato 180 di runner, vuol dire che il mio tavolo è 120. Ho ipotizzato poi un 40 cm di larghezza del runner perché la regola è la larghezza del tuo tavolo diviso 2. Il mio tavolo è di 80 cm, farò un runner da 40 cm che verrà posizionato sul centro avendo una simmetria anche sulla sporgenza dei lati del tavolo, quindi sarà simmetrico, questo è elementare, no? Si mette al centro. La simmetria del disegno del runner la vedremo dopo ed è quella che in realtà riguarda l'alta sartoria. Questa cosa delle misure di un runner sono cose che trovate su internet ovunque e non è una nozione, la misura del runner non è una nozione di alta sartoria, è intuitivo. Le tovagliette le farete se vorrete di 30 per 45 centimetri, che vuol dire che questo, anche questa non è, che vi sto per illustrare, non è una regola di alta sartoria, è una regola d'architetto. Io avendo studiato architettura ogni tanto mi viene fuori il progetto degli oggetti e sto utilizzando la regola aurea, il rettangolo aureo, cioè 45 per 30 è il rettangolo aureo che viene utilizzato è stato utilizzato per il Partenone e per la Gioconda. Diciamo che è un po' troppo ambiziosa come regola per una tovaglietta, però tant'è. Allora, 30 per 45 e se vorrete nella vostra tovaglietta le più fantasiose, le più temerarie o quelle che conoscono altre tecniche tipo il ricamo, se volete fare una cosa equilibrata, perfetta, architettonica, fate coincidere il vostro ricamo sulla terza parte dei due lati, quindi dove si incrociano le linee di divisione in tre dei lati. In questo caso è la terza parte dell'altezza più la terza parte dell'ampiezza. Vabbè, perdonatemi, questa è una regola che se vorrete seguirete. Altrimenti potete anche cambiare le misure, farlo 50 per 30, 50 per 35, come volete. Queste sono le misure da, da malato di mente, altrimenti fate le misure simili per lo scopo del video e insegnarvi le tecniche. Adesso vedremo invece una nozione che riguarda il disegno che voi sceglierete sulla stoffa che sceglierete di utilizzare, che invece è una regola di alta sartoria. Allora, qual è la nozione che interessa anche le non principianti, che comunque riguarda tutta l'alta sartoria? L'uso del disegno. Abbiamo già visto come in altre occasioni, come nella tasca all'americana e quella alla carrettiera, noi dobbiamo ricostituire il disegno. In questo caso non c'è una ricostituzione, ma c'è l'uso del disegno in maniera precisa, in maniera non casuale. Che vuol dire? Vuol dire che noi cercheremo di utilizzare il disegno mettendolo all'interno del nostro progetto, in questo caso un runner, in maniera pensata. Che vuol dire in modo pensato? Semplicemente non casuale. Facciamo un esempio. Se io dovessi adesso prendere la mia stoffa per fare i miei 40 cm di runner, iniziando dalla stoffa utile che ho, quindi facendo un piccolo margine,
di un paio di centimetri o un centimetro e poi da lì arrivare ai miei 40 centimetri. Dove cade il mio disegno? È casuale. Vedete, questo non è centrato, questo è spostato e questa sta a filo, quasi a filo, qui verrebbe tagliato in maniera casuale. Che vuol dire? Vuol dire che nell'alta sartoria noi dobbiamo studiare il disegno del tessuto che abbiamo e su quello impostare il posizionamento del nostro cartamodello in caso di abiti e in questo caso un runner, anche in questo caso sarà più semplice, ma dovremo decidere in che punto iniziare in quale punto posizionare il nostro cartamodello. Questo vuol dire anche, tra parentesi, che quando acquistiamo un tessuto per un capo e ha un disegno, noi dovremmo acquistarne di più, perché dovendo mettere, non possiamo ottimizzare il tessuto che abbiamo incastrando il cartamodello come meglio conviene, perché dovremo capitare il disegno esattamente dove vogliamo, ok? Lo vedremo nei capi più avanti, ma immaginate una camicetta in cui c'è un disegno molto grande sul tessuto e il retro della camicetta, per esempio, potremmo pensare di metterlo perfettamente al centro. Cosa facciamo? Adesso vedete che qui è difficile trovare una simmetria, no? Sono posizioni diverse. Mi è capitato anche un tessuto così, non ne avevo uno migliore per illustrarvelo. Se avete un tessuto con un disegno in una cosa così semplice come una tovaglietta o come un runner, cercate di far capitare il disegno in maniera simmetrica o se grande, centrale, in modo che abbia un'apparenza di cura rispetto alle cose fatte industrialmente. Allora, io mi sono un po' complicata la vita con questo tessuto e ho individuato due chance, due possibilità. Intanto, per esempio, mantenere questa parte perfettamente al centro, questo ripetersi di rettangoli, di quadrati alternati, mantenerli al centro. In questo caso dovrei trovare la parte centrale del motivo che diventa questo e in questo caso è all'incirca è 12 centimetri, vuol dire che da questa linea mi sposto di 6 centimetri e trovo l'asse centrale. Che significa però questo? Che quando andrò a fare, se voglio farla identica da un lato e dall'altra, dovrò non ricominciare da questo punto a tagliare, ma dovrò, spostandomi sul tessuto, ricreare lo stesso disegno, la stessa specularità. E questo vi dimostra come il tessuto è necessario che sia abbondante e non perfettamente coincidente con la somma del mio cartamodello, dell'incastro del mio cartamodello. Però adesso che vi ho spiegato questa cosa, possiamo tranquillamente iniziare. Vi consiglio di utilizzare dei tessuti, essendo doppie e double fast, dei tessuti non troppo rigidi, altrimenti viene una cosa troppo dura, oppure fare un lato un tessuto da tovaglia, quindi un tessuto più una tela, un tessuto più corposo e il sotto magari o un rivestimento che verrà che sarà semplicemente il retro, oppure un altro tessuto a colore più leggero, quindi non troppo pesante, o due leggeri o un leggero e un pesante. Fantasie a scelta per i principianti, anche se ho utilizzato questa occasione per spiegarvi questa nozione, io consiglio o una fantasia molto fitta che non ha nessun tipo di simmetria, oppure un colore, una tinta unita. Ok? Iniziamo. Prima di cominciare il nostro progetto, però, ricordo a chiunque non lo sapesse ancora che i tessuti di cotone, che probabilmente sarà il materiale con cui sarà fatto il vostro runner, deve essere messo a bagno prima, perché il cotone si ristringe e rischiate di avere un lavoro deformato nel momento in cui andrete a realizzarlo. Allora, se avete scelto come consiglio ai principianti un tessuto a tinta unita, dovrete semplicemente realizzare il disegno con le misure più adatte al vostro tavolo. Le tovagliette, se volete utilizzare il rettangolo aureo, fatelo, altrimenti il runner dipenderà dal vostro tavolo. Nel mio caso, la prima cosa che dovete fare è segnare
trovare l'asse di simmetria del vostro disegno. In questo caso ho deciso di mantenere questa ripetizione di quadrati alternati anche come colore nella parte centrale del mio runner. Quindi che ho fatto? Ho trovato il mio asse di simmetria che coincide con questa linea, ok? Dopodiché da questa linea svilupperò il mio rettangolo secondo le misure, quindi essendo 40 centimetri una misura per un tavolo standard la larghezza, da questo punto mi sposterò di 20 centimetri da questa parte e di 20 centimetri da quest'altra segnandolo con il mio gesso. Allora, io che da bambina piangevo se scrivendo andavo troppo sotto il rigo, potete immaginare il mio eccesso di precisione, vedo una specularità anche centrale. Quindi renderò simmetrica anche renderò simmetrico il disegno anche nell'altro verso. Ho individuato questo centro e la specularità non di colore ma di disegno e quindi da questo punto andrò a misurare una metà di lunghezza di qua e una metà di lunghezza da quest'altra parte. Ripeto, ai principianti consiglio delle tinte unite, tessuto con cui disegnerete la vostra tovaglietta, lasciando dai bordi, evitando la cimosa, quindi della, eh, dal bordo della cimosa, questa, lasciate un centimetro e iniziate un centimetro abbondante se volete e iniziate il disegno della vostra tovaglietta o del vostro runner, ma soltanto in caso di tinta unita. Adesso, se avete il tessuto a tinta unita, avrete disegnato il vostro rettangolo su tessuto doppio, quindi dritto contro dritto. Parlo del tessuto a tinta unita, dritto contro dritto, e vi basterà semplicemente spillare in maniera diffusa tutto il vostro lavoro e andrete a un paio di centimetri, poi li rifileremo a 2 centimetri, 1,5 centimetri rispetto alla vostra sagoma. Nel caso invece, come me, voi abbiate un tessuto con la simmetria, quindi con un disegno a rispettare, andrete a tagliare separatamente il davanti con il dietro, ok? E quindi anche a segnarli separatamente, o se vorrete fare i puntilenti, ma in realtà i puntilenti non danno la precisione del doppio disegno nel caso voi abbiate appunto un disegno da rispettare, una simmetria da rispettare. Ora, prima di imbastire le nostre due parti insieme, andremo sia nel caso del tessuto a fantasia o quello a tinta unita a passare il filo sui lati corti, ovvero il segno col gesso avrà un nostro passaggio col filo che si fa esattamente come le imbastiture, ma sul tessuto singolo. Questo è un lavoro che si realizza anche nel caso della sartoria nei capi di abbigliamento, quando noi facciamo delle modifiche dovute alla correzione dei difetti e realizziamo col gesso la nostra modifica per evitare che lavorando sul capo il gesso vada via, noi in genere passiamo il filo, si dice così, ok? Questo lavoro su entrambi i lati corti. Quando intendo l'imbastitura, passare il filo sul lato corto, su entrambi i lati non significa su entrambi i lati del rettangolo, ma su uno dei due lati corti, ma su entrambi i tessuti, sia quello di sopra che quello di sotto. Dopo aver fatto questo lavoro andremo a posizionare i nostri rettangoli uno sull'altro e andremo a fare un'imbastitura su 3 lati, tranne quello su cui abbiamo passato il filo. Ok?
Una cosa che forse non ho detto neanche nel video che riguarda l'imbastitura è che non va mai tirata. Quando voi imbastite dovete lasciare morbido non troppo teso il punto. Quindi non tirate mai, altrimenti le grinze, anche se leggere, che si fanno sui bordi, ve le ritroverete sul lavoro finito e non potrete mandarli via. Allora, ho imbastito su tutti e tre i lati, tutto attorno, e ho queste due parti su cui ho passato il filo e ho soltanto lasciato aperto questo punto in cui ho passato il filo, sia sul rettangolo di sopra che sul rettangolo di sotto. Ok? Adesso andrò a cucire esattamente dove ho imbastito. In questo punto non superate, quindi trasferiamoci alla macchina da cucire. Ok, adesso iniziamo la nostra cucitura da uno dei due lati aperti, cioè o da questo lato o da quest'altro o da questo. Inseriamo la nostra macchina e infiliamo. Per chi volesse ripassare il video che consiglio è quello di cucire con la macchina a senza, che spiega che esercizi fare per diventare pratici con la macchina da cucire. Quindi quando sarete diventate pratiche, questo è un esercizio, quello che stiamo facendo ora è un esercizio per mettersi all'opera e per diventare ancora più brave. Inserite l'ago nell'incrocio di questa linea con questa di imbastitura. Dopodiché andate a cucire lungo l'imbastitura. Dico lungo perché non si cuce sopra l'imbastitura ma a fianco, quindi sarà praticamente 1 millimetro interno e 1 millimetro esterno. E cuciamo così fino a tutto attorno fino all'altro capo. Adesso vi farò vedere come si gira il lavoro nel momento in cui finiremo, passeremo dal lato lungo di cucitura al lato corto. Eccoci arrivati all'angolo. Io lo raggiungo esattamente così. Dopodiché con l'ago infilato, quindi non sopra, ma giù, proprio infilato sotto, posso alzare il piedino e girare il mio il mio lavoro in maniera ortogonale, ok? C'è da dire una cosa, voi vi troverete nell'alta sartoria a cucire con dei bordi non necessariamente lineari e precisi, esattamente come non è lineare e preciso questo. Nella sartoria comune voi potete avere dei bordi molto precisi di 1 centimetro e sotto la macchina fatti con il cartoncino trovate online tantissimi video anche che vi insegnano a fare le tovagliette in cui voi avrete un bordo talmente preciso da poterlo utilizzare per far scorrere la linea di taglio del bordo del rimesso proprio su una di queste linee di riferimento. Nell'alta sartoria non sarà così quando farete dei capi d'abbigliamento perché non avremo soprattutto sulle linee curve, eccetera, non avremo mai un rimesso regolare, anche per altre ragioni, non soltanto non soltanto perché tagliamo senza un riferimento preciso come un cartoncino. Ci sono altre ragioni che vedremo anche dopo in cui il nostro rimesso non sarà regolare, quindi dovete abituarvi a cucire lungo l'imbastitura ed è questa la ragione per cui l'imbastitura deve essere precisa e fatta secondo le tecniche del video che vi ho inserito, che ho caricato sul canale molto tra i primi, praticamente forse proprio il primo, quello in cui insegno a usare l'Italia ad imbastire. E andatevelo a vedere se non sapete esattamente come realizzare un'imbastitura precisa. Dopodiché, scusate questa parentesi, proseguiamo così fino alla fine della nostra imbastitura. Ora che abbiamo cucito, possiamo togliere le nostre imbastiture tranne questi due fili passati su questo bordo e andremo a rifilare. Allora, la nostra rifilatura sarà di circa 0,5 abbondante lungo tutto il bordo che abbiamo cucito. Facciamo altrettanto anche qui lungo due punti dove abbiamo passato il filo.
però non andiamo troppo vicino al bordo, ma lasciamoli veramente abbondanti. Se non sono 0,5 facciamoli a occhio, ovviamente quei 0,8. Dopo aver rifilato andremo a smussare gli angoli. Faremo la stessa cosa in prossimità. Non avvicinatevi mai troppo al bordo. Faremo la stessa cosa su tutti gli angoli, tranne che su quelli che abbiamo lasciato aperto, il lato che abbiamo lasciato aperto. Se non avete delle forbici molto forti, perché piegare in 4, piegare il tessuto significa tagliare 4 strati, andate ad intaccare con le forbici in maniera singola, cioè non piegata. Ok? Adesso rigiriamo il lavoro. Andremo sul nostro lato aperto semplicemente e rigireremo il nostro lavoro. Con uno spillo andiamo a tirare fuori bene non solo gli angoli, ma proprio lungo tutto il bordo. Vi ricordate quando abbiamo chiuso le tasche? Stessa cosa, quindi tirate fuori bene i bordi e andate a stirare. Ora che avete stirato perfettamente i bordi del vostro runner o delle vostre tovagliette, andiamo a rifinire il bordo che abbiamo lasciato aperto. Perché vi ho fatto passare il filo? Perché adesso noi potremo utilizzare questa linea di imbastitura, questo filo, per piegare in maniera precisa il tessuto. Questo si può lavorare tra le mani, quindi non sul tavolo. Una prima in cui piego il primo bordo e piego il primo bordo lungo il mio filo. Ok? Poi farò la stessa cosa con l'altro bordo, quindi dicevamo andrò a fare la stessa cosa sull'altro bordo. Non guardate questa linea, che è un errore che ho fatto durante l'esecuzione. Mi sono dimenticata sia di farlo che di dirvelo, ma l'ultimo mezzo centimetro delle cuciture non andavano portate fino ai bordi, altrimenti qui ho difficoltà a piegare. Scusatemi, ma quindi dicevo, non arrivate sui bordi alla cucitura dei lati lunghi, ma tenetevi a 5 mm dall'angolo, in modo da poter piegare agevolmente questo angolino qui. E farò la mia seconda imbastitura lungo il filo che vi ho fatto passare all'inizio. Fatte entrambe le imbastiture, andremo a stirare e poi andremo a far combaciare i due bordi e faremo una terza imbastitura a mezzo centimetro, mezzo centimetro è più che sufficiente. Lo so che sembra complicato, in realtà esistono metodi veloci per fare tovagliette, ma noi le stiamo usando per imparare a cucire, non semplicemente per avere una bella tovaglietta o un bel runner, ok? Bene, stiriamo nuovamente e poi, visto che lo scopo di questo video è quello di darvi delle occasioni per imparare bene la macchina da cucire e l'imbastitura l'abbiamo vista e fatta in maniera abbondante, andremo adesso ad aggiungere un tassello di difficoltà all'uso della macchina, ovvero anziché fare una cucitura
a 1 centimetro e poi per questa apertura fare il sottopunto, che è una difficoltà che vedremo nel prossimo video, andremo invece a fare una cucitura a 2 millimetri o uno addirittura se riuscite lungo tutto il bordo. Quando arrivate sull'angolo, ricordatevi ago dentro e girate il lavoro, ago infilato nel tessuto e girate il lavoro, e se volete fare qualcosa di particolare potete fare un colore a contrasto se siete precisi, se riuscite a fare una cosa precisa. Io per esempio potrei utilizzare un rosso, sarebbe carino un bordino di cucitura tutto rosso, ma non ho il colore, quindi farò con quello che ho. Per andare dritti e non avendo poi oltretutto un riferimento preciso su cui far scorrere il bordo della vostra tovaglietta, io sto facendo la cucitura a 2 millimetri. Ricordatevi comunque che sotto la macchina va sempre guidato il lavoro, quindi tenete con la mano, con le vostre mani, il tessuto mentre scorre sotto la macchina. In questo caso io guardo esattamente l'ago per poter andare dritta, non avendo altri riferimenti. Questo è il mio bordo della tovaglietta cucito, ho terminato. Ok, abbiamo fatto il nostro primo oggetto, abbiamo imparato la nostra imbastitura, abbiamo imparato ad utilizzare la macchina da cucire. Adesso se avete optato per le tovagliette, fatevi un bel servizio da 12, così ne avrete modo di fare pratica. La prossima volta ancora non ho deciso di preciso cosa realizzare, ma faremo qualcosa che aggiungerà uno step, un gradino in più alle vostre capacità. Quindi se oggi avete imparato ad utilizzare la macchina da cucire, siete diventate pratiche nell'utilizzare la macchina da cucire e nel fare le vostre imbastiture, la prossima volta impareremo a fare i punti lenti e uno dei sottopunti che abbiamo visto nel video. Sabato prossimo invece vedremo la seconda parte della tasca a filetto dietro. Vi saluto, arrivederci, alla prossima!